Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, il nuovo pacco arrivato da Gearbest. Vediamo subito cosa contiene. Lo ammetto, l'ho già aperto perché non ero più nella pelle, però è un prodotto davvero molto atteso. Non badate troppo a questa matriosca di pacchi e sottopacchi, il prodotto è fantastico ed è questo qui, ovvero la Amazfit Pace 2, questo smartwatch che ho amato davvero tantissimo nella prima versione, lo smartwatch che ho più apprezzato ed io ne ho provati veramente tanti. Grande autonomia, GPS incorporato, wifi, cinturini intercambiabili, e questo nuovo modello promette di essere ancora migliore del precedente. Arriva in una confezione totalmente rinnovata, quella precedente mostrava già il prodotto mentre questa è totalmente bianca. Vediamo quindi cosa contiene se riusciamo ad aprirla. È bellissimo, design rinnovato, ora più maschile con 3 grossi tasti, 2 dei quali programmabili e permettono anche di muoversi nei menu senza utilizzare il touchscreen, display che è sempre touch, con tecnologia trasflettiva, ovvero più luce lo colpisce meglio si vede e permette un'autonomia davvero elevata all'incirca 5-6 giorni. Considerate che siamo alle prime versioni del firmware, quindi questo prodotto verrà sempre più migliorato nelle prossime settimane e mesi. Viene venduto in 2 versioni, questa con cinturino in silicone e c'è anche la versione con cinturino in pelle. Comunque sia, i cinturini sono da 22 mm e sono completamente intercambiabili. Mettiamolo un attimo da parte e vediamo cos'altro c'è nella confezione. C'è davvero molto poco, ve lo dico già. Il manualetto di istruzioni completamente in cinese con il QR code per scaricare l'applicazione e abbiamo anche il caricabatterie che è un po' diverso dal precedente modello. Ecco qui il precedente modello che era più piccolo e con il cavo a parte, mentre il nuovo modello ha il cavo già incorporato, quindi se si spezza il cavo dovete cambiare caricabatterie e cavo tutto insieme. È più grosso, fa più presa sullo smartwatch e permette quindi di caricarlo in modo più agevole. Rispetto al precedente modello, questo nuovo Amazfit Pace 2 è totalmente impermeabile IP68 fino a 50 metri di profondità certificato con rilevamento delle sessioni di nuoto. I materiali sono completamente rivisti rispetto al precedente modello, a parte la cassa in ceramica che rimane. Abbiamo la parte frontale con un vetro antigraffio più resistente rispetto al precedente modello, parte posteriore in fibra di carbonio e fibra di vetro con tasti in acciaio. Xiaomi questa volta non ha assolutamente badato a spese. Ovviamente l'acciaio è anticorrosione. Un'altra nuova aggiunta sono le tacche dell'orario qui sopra. Mi sono anche dimenticato di rimuovere la pellicola, ecco fatto. Il design è sicuramente più ricercato rispetto al precedente modello, ma permangono le caratteristiche più importanti, ovvero GPS e Wi-Fi incorporato, Bluetooth 4.2, abbiamo 4 GB di memoria interna per archiviare tutte le canzoni, la musica che vogliamo per poi riprodurre con una cassa Bluetooth esterna. Sulla parte posteriore abbiamo il cardiofrequenzimetro, ora più preciso, e i contatti per la ricarica che sembrano migliorati rispetto al precedente modello. Erano un vero punto debole in quanto si sporcavano e ossidavano velocemente e impedivano una corretta ricarica. Ora sembra che il problema sia stato risolto. Andiamo ad accenderlo premendo il tasto qui in alto. Mentre si accende mettiamo la paragone col precedente modello. Ovviamente rimangono tutte le possibilità di monitorare le nostre prestazioni sportive in bici, in palestra, corsa e tante altre che sono state aggiunte con questo nuovo modello. Come sempre è compatibile con iOS e Android. Si è già acceso, ora bisognerà configurarlo con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione. Andiamo ad aprirla e abbiniamo un nuovo smartwatch, ovvero la Amazfit Pace 2. Ed ecco fatto, ora dovrebbe accendersi, diamo conferma, ok anche sullo smartwatch, si sta avviando. Per ora la lingua è unicamente in cinese, ma sicuramente tra poche settimane o addirittura giorni uscirà già un aggiornamento per l'inglese
o per l'italiano ufficiale o meno, e sicuramente ve lo riporterò qui sul canale con un video dedicato. Qui abbiamo i gancetti per estrarre e rimuovere e cambiare quindi il cinturino. Ed eccolo che si è finalmente acceso con questa inedita watch face. A me questo display piace davvero tanto perché è da usare prevalentemente per lo sport all'aperto, e all'aperto è grandioso, si vede benissimo, mentre al chiuso la qualità non è al pari di un AMOLED, ma comunque se la cava bene grazie alla retroilluminazione che viene regolata automaticamente dal sensore posto qui in basso. Rispetto al precedente modello voglio segnalare che è leggermente più grosso. Attiviamo il display ed esploriamo un po' i menu. Andando verso destra abbiamo il meteo, il cardiofrequenzimetro che possiamo decidere se avere sempre attivo o una volta e basta, un lettore musicale, vari rilevatori, sveglia, la bussola, vediamo se funziona, eccola qui, sempre molto precisa. Andando ancora a destra abbiamo il cronometro, rilevatore del sonno, della qualità del sonno, una scheda d'allenamento personalizzata dallo smartwatch e integrazione con alcune applicazioni Xiaomi, come ad esempio My Home per utilizzare i dispositivi di casa semplicemente con l'orologio, il timer, e direi che basta così per ora. Mentre andando tutto a sinistra abbiamo le varie funzionalità sportive, ovvero il contapassi, calorie. Qui abbiamo le varie registrazioni della camminata, della corsa, delle vasche, il tapirulane, la bici, veramente tante, molte più rispetto al precedente modello. Poi la schermata principale, con uno swipe dal basso verso l'alto accediamo alle notifiche del nostro smartphone ovviamente. Poi dall'alto verso il basso accediamo al menu. Guardate come è reattivo, ragazzi. Io vedevo alcune recensioni su YouTube di alcuni youtuber che se ne lamentavano di una scarsa reattività, invece è davvero reattivissimo. Certo, se noi sbagliamo a premere, andiamo troppo sopra per esempio, guardate, non scende, però facendolo nel modo giusto secondo me è molto reattivo. Abbiamo la modalità notte, modalità aereo, la retroilluminazione che io lascio su automatico perché ha il sensore di luminosità, e abbiamo poi tutte le varie impostazioni che purtroppo sono in cinese. Speriamo che presto esca anche la lingua italiana o almeno inglese. Premendo i tasti possiamo muoverci nelle varie pagine senza dover toccare il display, ed è una funzione comunque molto utile. Il tasto centrale serve per dare la conferma, credo, infatti. Anche nei menu a tendina come questo possiamo muoverci in alto e in basso semplicemente premendo i tasti. Vediamo infine come sta al polso. A me piace veramente molto, sì, è un po' più spesso, però nemmeno tanto. Se non avete un polso piccolissimo vi starà bene, altrimenti rivolgetevi al primo modello che è leggermente più sottile e più compatto. I tasti sono veramente belli e ben fatti. Ed eccoci all'aperto. Ho notato che il display ha un vetro leggermente curvo 2.5D, molto bello, più elegante rispetto al precedente modello che era totalmente piatto. Vi faccio vedere le watch face nuove disponibili, a partire da questa che secondo me è davvero la più bella, completissima in ogni aspetto, ma ce ne sono comunque anche delle altre. Allora, abbiamo questa qui, sempre digitale, perché è andato qui, torna indietro, eccola, ci mostra orario, passi eccetera eccetera, e abbiamo anche un paio di nuove watch face con le lancette, ovvero questa qui gialla che dà molto di Valentino Rossi. Perché mi si apre sempre questa applicazione non so, eccola. E poi abbiamo anche alcune altre watch face personalizzabili, ma quelle che mi sono piaciute di più sono queste tre, più quest'altra nuova che è totalmente personalizzabile. Come vedete possiamo aggiungere, diciamo, widget a nostro piacimento. Andiamo ora a provare la misurazione del battito cardiaco e nel frattempo attiviamo la calibrazione anche sull'altro Amazfit che mi ha gentilmente concesso Stefania. Quindi rileva battito,
Vediamo un po' la differenza di battito tra i due Amazfit. 69 sul primo modello, mentre sull'altro sta completando la rilevazione, abbiamo 93. Poi vediamo la differenza con il GPS, andiamo ad attivarlo e andiamo ad attivarlo anche sull'altro modello. Vediamo i tempi, siamo all'aperto. Quale prenderà prima? Ok, quello nuovo, Amazfit Pace 2, è già pronto. Vediamo l'altro, considerando che l'abbiamo attivato un 10 secondi dopo. Sì, è più lento quello vecchio a prendere i satelliti, ovviamente. Comunque vediamo quanto tempo impiega. È ancora in ricerca di segnale. È ancora in ricerca di segnale. Vabbè, diciamo che quello nuovo è molto più veloce, va? Sul nuovo Amazfit Pace 2, quando volete spegnere il display, vi basterà mettere il palmo della mano sul display e come vedete si spegne automaticamente. Non è magia, semplicemente andate a togliere luce al sensore che quindi automaticamente si spegne. È una funzione che non era presente sul vecchio Amazfit Pace. Ecco qui. Bene amici, che dire in conclusione, questo nuovo Xiaomi Amazfit Pace 2 è il degno erede del primo Amazfit, uno smartwatch fantastico che ora è stato migliorato sotto ogni aspetto. Forse ora è più maschile come design, comunque è tutta una questione di gusti. C'è il problema della sola lingua cinese al momento, ma sono sicuro che già nelle prossime settimane avremo informazioni su una versione almeno in inglese e io vi terrò aggiornati. Vi ricordo che se volete acquistarlo trovate tutti i link qui sotto in descrizione, insieme al link per entrare nel canale Telegram delle offerte. Per qualsiasi domanda su questo prodotto o qualsiasi altro prodotto chiedete pure nei commenti, io sono a vostra totale disposizione. Questo è tutto, lasciate tanti bei like, commentate e condividete questo video a tutti i vostri amici. Ciao ragazzi!